Va bene. Causa esoterica del lavorare adesso in ospedale. Allora, dunque, in verità per lui l'anima ha fatto un regalo, nel senso che l'ha tolto da una situazione a tratti anche un po' cruda e l'ha messo invece in una situazione da un lato un po' più noiosa, un po' più seccante anche, ok? Mm. Ma più protetta. Quindi l'ha tolto a livello simbolico l'ospedale psichiatrico. Esatto. Dal dolore, dalla sofferenza, dalla disperazione, ehm, dalla malattia, l'ha tolto. Facciamo un breve excursus. Cos'è la malattia mentale, quella i matti? Allora a me viene che è dolore, povertà, eh, che a volte c'è tipo è un trauma Mm. che viene usato. Mi fa vedere che questo trauma viene usato per, Dall'entità, ovviamente. non solo, Mm. cioè nel senso viene utilizzato anche dai medici che sono guidati da delle entità per amplificare certi traumi, perché ci sono dei luoghi come l'ospedale psichiatrico, ma anche le prigioni, in cui deve trionfare il caos, la sofferenza e la disconnessione. E, e quindi, cioè, anziché curare, c'è la sedazione, ma non c'è la risoluzione, anzi, c'è l'andare a alimentare le entità. Spesso le persone che vivono per strada, i famosi clochard, hanno alla base una situazione di disagio psichico più o meno grave. Perché l'anima decide di fare questo tipo di esperienza? Allora, è anche molto difficile Rispondere con una... generalizzare perché ci sono casi differenti. Mi fa vedere che molto spesso l'anima, fa vedere come causa di un abuso si crea una disconnessione con l'anima, cioè la mente della persona non riesce più a venire in contatto con la propria anima a causa di un abuso, di una violenza. Mhm. E allora lì si insinua proprio la malattia mentale. La perdita di un genitore in giovane età, Anche, certo, un abuso sessuale, certo. una semplice molestia sessuale, una completa assenza di affetto e rispetto in famiglia da parte L'incesto, dell'incesto, un fratello maggiore prepotente, come causa di malattia mentale, no, questo no. Come si posso dire, delle forti sopraffazioni a scuola da parte degli insegnanti. e dei compagni. Sì, Conoscevo per sentito dire in un paese lo scemo del villaggio che non riusciva più a parlare e che si diceva era finito così perché da ragazzo gli avevano fatto lo scherzo di mettergli un grosso petardo nelle mutande acceso e per lo spavento lui sviluppò un ritardo, divenne alcolizzato, probabilmente non esatto. c'è più. È come proprio questo, no? Questo trauma che diventa uno strappo tra la mente e l'anima, cioè non c'è più possibilità di comunicare. Vedo il disagio che dilaga. C'è un'entità
Che gode più delle altre? A Moloch piace molto Mm. il disagio mentale. E Satana anche, vedo che tira fuori la carta del matto. Ehm, E poi vedo anche questa strega che si presenta tutta sdentata e Mm. le piace avere come delle sorelle gemelle nelle donne e le fa diventare come lei, un po' esteriormente parlando. Va bene, chiamiamo nel cinema, Antonio non ha chiesto nessuno, chiamiamo tutti i malati mentali del mondo vivi. Apriamo invece le porte del portale aureo e chiamiamo tutti i malati mentali morti. Alcuni vengono con l'etichetta di malato mentale, facendomi notare che alcuni avevano, vedi, parlando per esempio di polenta, avevano avuto delle gravi carenze alimentari, Mm. passate poi appunto come di ritardo mentale, così, no? Alcuni erano geni. Alcuni erano fuori dagli schemi, sì, dei veri ribelli, degli artisti, chiamiamoli così, incompresi. Mm? Alcuni in epoche di grande fervore religioso avevano capito l'inutilità e l'inesistenza di questi Sì, argomenti. e alcuni erano super sensibili e vedevano le entità proprie e degli altri. Mm. Le streghe erano pazze, no? Arrivano tutti, Certo. suoniamo come si dice, come il triangolo, tin 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 tin, chiamiamoli tutti. Quanti sono? Alcuni sono stati chiusi in casa, in alcune stanze, non fatti vedere da nessuno per tanti anni, come motivo di vergogna. E poi altri vengono proprio da degli ospedali psichiatrici. eh, Tutti nel portale aureo. Adesso a me ne sono venuti 200 milioni. Ce n'è uno famoso che vuole lasciare un messaggio? O non famoso? Ma ce n'è una famosa che è stata, poi è uscita, ed è Alda Merini. È stata in Mm. manicomio e poi è uscita. Ehm, e dice, i fragili, a volte i poeti sono fragili, vengono calpestati come dei delicati fiori. E noi fiori, e noi poeti siamo fiori che invece potrebbero profumare e curare il mondo intero. Vabbè, la salutiamo, chiudiamo il portale aureo e